Ci siamo conosciuti. Insomma, parli tu o parlo io? Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Elicottero. Nel video precedente vi ho fatto vedere il mio viaggio con i miei genitori sull'isola di Goto. Chi non l'ha ancora visto, lo invito a guardarlo. Mi è piaciuta tantissimo questa isola perché c'è ovunque una natura magnifica. Sembrava proprio un paradiso. In realtà, durante questo viaggio ho conosciuto anche un italiano che vive qui sulla isola di Goto ed è unico italiano. Quindi rimanete con me! Let's go! Le isole Goto sono un arcipelago che si trova nella prefettura di Nagasaki. Una delle isole più grandi di Goto è Fukue, dove siamo stati noi. A Fukue ci sono circa 30.002 abitanti. E mio papà su Google Maps ha trovato questo negozio, caffetteria o ristorante. Vedete che questo ristorante si chiama Blue Goto Cafe. C'è la bandiera dell'Italia. Sono molto curiosa a entrare. Magari pranziamo qui. 12時からって書いてるよ、でも。Sì, siamo ancora 11. よろしくお願いします。あ、だって知ってる彼女はとてもう私の友達、イタリア人の友達みんな知ってる？そう、本当？どうぞどうぞ、あっちからどうぞ。ありがとうございます。わあ、すごい。おー。いつ到着しましたか？今日。本当？今朝。Ecco, lui è Angelo, è il proprietario e il cuoco di questo locale. Il nome è Blue Goto Cafe. Si tratta di un locale in cui i clienti appassionati di musica vengono ad ascoltare o a partecipare a concerti e jam session, assaggiando i cocktail e i piatti preparati da Angelo. Dunque, grazie a mio papà abbiamo scoperto questo locale, ma mi sono stupita molto che qui a Goto ci abitasse uno italiano. Angelo gestisce questo locale assieme a sua moglie Yuka. Loro due sono attivissimi, oltre a gestire il ristorante. Offrono vari corsi, ad esempio di italiano, di calligrafia, di chitarra, di tromba. Insomma, sono davvero in gamba. Ma tu sei praticamente l'unico italiano qui a Goto. Certo, io sono l'unico italiano a Bravissimo. Goto. Intanto antipasto la cipolla di Goto. Wow, sembra buonissimo. Allora, mentre voi Buon mangiate, noi possiamo fare una appetito. musica live. Sì. あなたたち召し上がりください。その間に引きますって。どう大丈夫？ゆかさん、non ho 美味しい？ assaggiato il sugo, puoi vedere se Some people say man is made out of mud. A poor man's made out of muscle. Ora sono troppo curiosa di sapere la loro storia, cosa li ha portati qui a Goto. Quindi ho deciso di fargli una piccola intervista. Prego, prego. Ci siamo conosciuti. Insomma, parli tu o parlo io? Parlo io. Parla tu, dai. Vai, vai, vai. Ci siamo conosciuti a Tokyo, in Giappone. Oh, Sì. per caso? Per caso, veramente No, per caso. Io avevo uno studio di italiano, no? E lei era interessata alla cultura italiana e ha partecipato a un seminario sulla cucina italiana che stavo organizzando io. E 25 anni fa, 24 anni fa, 20 anni fa. 24 anni 24 fa. anni fa. Lei era proprio una bambina. Ma quindi Angelo-san, da quanto tempo che abiti in Giappone e cosa facevi prima? Sono venuto molto giovane, 21 anni, 22 anni, e quindi prima non ho avuto tempo di fare molto. Ho studiato sociologia e poi lavoravo in un ristorante quando ero studente. Ero interessato alla cultura giapponese, anche perché nel ristorante in cui lavoravo la moglie del gestore era una giapponese, si chiama Tomoko. Era molto forte, aveva un carattere eccezionale. E nonostante fosse straniera, lei gestiva bene qualsiasi situazione. Era vicino alla stazione Termini il ristorante, quindi aprivamo di notte e quindi entrava gente di tutti i tipi. E lei riusciva sempre a gestire. Io, guardando lei, ho pensato, voglio approfondire la conoscenza sulla cultura giapponese, mi piace il Giappone. E poi mi sono iscritto ad una scuola a Tokyo e il periodo era 6 mesi, solo 6 mesi. Quindi il mio primo approccio con il Giappone è stato da studente, no? Sono venuto a studiare, frequentavo ogni mattina la scuola 4 ore. Poi in questo periodo però ho cominciato a lavorare, insegnavo italiano in altre scuole
E poi insomma questi 6 mesi sono diventati 30 anni. Capita, no? Fino a 3 anni fa ho fatto soprattutto insegnante di lingua italiana. Avevo il mio studio che si chiamava Lo Studiolo a Kichijoji. Mi piaceva tanto Kichijoji perché prima c'erano tanti locali di jazz, no? Quindi io finivo di lavorare, nello stesso edificio c'era un locale jazz sotto, si chiama Sometime, ancora c'è. Quindi io finivo, andavo sotto e sentivo musica live dal vivo, era bellissimo. Fino a 3 anni fa, quando abbiamo deciso di trasferirci qui a Goto. Insomma, Angelo ha vissuto molti anni a Tokyo, ma poi ha raccontato una storia che gli ha fatto cambiare idea e lo ha spinto a trasferirsi a Goto. Sì, è stata l'esperienza fondamentale perché da quel momento ho capito che non potevo, non volevo e non dovevo restare in una città così grande e caotica come Tokyo. Io stavo andando al lavoro e proprio pochi giorni prima io avevo fatto un piccolo ritardo di 2-3 minuti in ufficio e questo ritardo mi ha creato tanti problemi. Stavo molto male per questa cosa, quindi avevo deciso di non ritardare più, di non fare mai più ritardo. E una mattina, pochi giorni dopo, io stavo andando in ufficio, dalla stazione stavo camminando verso l'ufficio e in mezzo alla folla che di solito c'è vicino alla stazione di Ikebukuro c'era una signora anziana sulla sedia a rotelle che evidentemente poteva muovere solo la gamba sinistra e con questa si spingevano all'indietro per camminare, per avanzare verso il posto in cui doveva andare. Guardando questa scena, io vedendo le persone che le passavano vicino così di fretta, pensavo: ma perché nessuno si ferma ad aiutare questa signora? Ma io ero a 10 metri da questa signora e nemmeno io avevo assolutamente intenzione di fermarmi per aiutarla perché non volevo fare ritardo. Quindi in quel momento ho capito che tutte le altre persone come me non potevano fermarsi e quindi io ho capito che ero diventato come tutte le persone, uno di loro. E in quel giorno è stato per me scioccante questa esperienza. Ho capito che io stavo diventando una persona che non volevo assolutamente diventare. Allora ho deciso di cambiare posto e con lei poi abbiamo cercato un'isola in cui vivere e abbiamo scelto questa isola. Come mai Goto avete scelto? Perché comunque dall'inizio a me piaceva in futuro volevo vivere in qualche isola, però non così presto. Intenzionato sì, immaginavo così. Però quando è successo per esempio Covid, oppure quello che è successo a lui, anche un po' l'ambiente di Tokyo, un pochettino stava un po' cambiando, era un po' difficile di abitare tranquillamente. Quindi abbiamo deciso di vedere tante isole, però parte ovest. Perché non ci piace freddo, no? Allora, solo la parte ovest sì, avete sì, cercato? sì, nel mare di Setouchi o vicino a Okinawa. E poi alla fine abbiamo trovato questa isola, in Goto, si mangiava bene e poi la gente veramente eccezionale, molto tranquilla, anche molto pronta di accettare la gente dal fuori. Quindi ci siamo trovate veramente bene. Il nostro sogno è anche, oltre a gestire questo posto, questo ristorante Live Bar, è di presentare, fare conoscere questa isola a tanti italiani. Lei ha la patente, il permesso, la licenza di fare la guida agli italiani che vengono in Giappone. E quindi noi vorremmo presentare questa isola ai turisti italiani che di solito vanno a Tokyo, Kyoto, Nagasaki, Osaka, Hakone, però difficilmente arrivano fino a Nagasaki. Sì. Chi viene per la seconda volta o più e vuole vedere cose differenti dalle città che ha visitato, consigliamo vivamente di venire a Goto. Sono già venuti 3-4 nostri amici italiani e tutti sono rimasti veramente contenti. Abbiamo fatto anche dei video in lingua italiana per spiegare le bellezze di Goto. Poi anche questa isola è
una parte di patrimonio mondiale e poi Sì, Sekai-san. tesoro mondiale dell'UNESCO, certo, certo. Poi anche è stato messo dentro quella Geopark. Parco geologico, cioè ci sono delle zone di interesse naturale scientifico molto importanti. È un'isola vulcanica, quindi per le persone che studiano geologia è fondamentale proprio venire a visitare Goto. Poi È anche isola amata dai pescatori, no? è Sì, sì, il è paradiso vero. dei pescatori. Io ho amici di Tokyo che vengono a Goto proprio per pescare. Anche i bambini pescano. Beh, buttano l'amo e tirano fuori pesci grossi così. È facilissimo. È il posto sacro per pescatori. Sì, sì. E non solo il pesce. La terra di Goto è veramente adatta per qualsiasi tipo di piante e di verdure, anche quelle italiane. Noi abbiamo basilico, prezzemolo, zucchine, finocchi, carciofi, abbiamo paesaggi ottimo, bellissimi, proprio. spiagge, non solo mare, anche Non campagne, solo montagne. Okinawa, anche qua in Goto. Quasi tropicale. Sì, Quasi tropicale, sì, è veramente bello, sì. Vi aspettiamo. Ciao ciao! Vi aspettiamo. Vi aspettiamo a Goto! Ciao!